Da anni mi chiedo come faccia Senpai Luigi ad avere una potenza così devastante. I suoi low kick sono i più duri che io abbia mai provato. I suoi pugni e i suoi calci sembrano colpi di martello e la sua struttura ossea è impressionante. Con quella forza Senpai Luigi riesce letteralmente a rompere qualsiasi cosa. Oggi sono tornato all'Iron Dojo e finalmente Senpai Luigi mi ha svelato il segreto. Come si è allenato in tutti questi anni per diventare così potente. In questo video mi alleno insieme a lui, seguendo il suo metodo, per capire come ha costruito questa forza incredibile e perché i suoi colpi fanno così male. È arrivato il momento e il mistero della potenza di Senpai Luigi viene finalmente svelato. Ciao a tutti ragazzi, oggi sono anche in tema con la maglietta del Senpai Luigi della Osu, che tra l'altro mi diceva qualcuno che in realtà non è Os, no, è Osu il saluto. Osu, no, sei Shin, deriva dal resistere sotto pressione. Poi nel Kyokushinkai, non in tutti gli stili di karate, si utilizza come saluto, come rispetto, ma l'abbiamo già spiegato. A chi non gli piace se ne può benissimo andare a... Che io mi ricordo tutte le persone che dicevano: ma perché ogni cosa che spiega il maestro ci devono essere poi tutti quanti a dire os. È così, è una forma di rispetto che per chi non la vive purtroppo non la può capire. In ogni caso, quanto mi fa grosso sta maglietta, porca miseria. Gonvia, l'umidità delle ultime piogge ha portato bene. No, a Brescia c'è un'umidità particolare. Mi guardo allo specchio e dico: minchia, ma non era così grosso. Non era così grosso. Tutto natural, partendo da Pinerolo. E che guidare comunque ti allena. Cazzo, le gambe, guarda che gamboni che ha. Sì, ma non calciare. Aspetta la fine del video. Aspetta i video per abbonati per calciare. Ok, per prendere legnate abbonatevi quando mi scrivete. Anzi, fate una bella cosa, vi abbonate e poi scrivete: Senpai, io mi sono abbonato, ora glielo possiamo dare. Oggi però ragazzi voglio provare un allenamento con il Senpai Luigi, una cosa che abbiamo già fatto vedere la volta scorsa vi parlo dell'anno scorso, mi ha fatto provare il Senpai Luigi la stanza dello spirito del tempo. Io l'avevo nominata così nel video. Sì. Che praticamente adesso vedrete in sovrimpressione il video con tutti i cavi collegati, gli elastici collegati, muoverti comunque e simulare il più possibile quella che è una situazione reale proprio da gara, da combattimento, no? Sì. Perché abbiamo detto la corda, la corsa, correte, saltate la corda, fate pugilato e viva l'aikido. A posto? E il Jet Kundo. Aveva il Jet Kundo. Sì, però per dire la corda, la corsa, i push up, le cose, sì, belle, tutto bello, ma non è propedeutico a combattimento. Sì. Quindi quella era la cosa che più si avvicinava a una situazione reale da combattimento che abbiamo visto l'altra volta. C'è un piccolo problemino. Purtroppo quella struttura, a meno che non abbiate una palestra un po' complicata, ma anche avendo la palestra devi poi fare gli angoli, le carrucole, un po' complicato, bello, validissimo, però sei sempre imbrigliato in qualcosa. Certo. Ai tempi ancora Centurion c'era, però non me la sentivo perché ci abbiamo lavorato un po' per la cintura che deve essere come dico io e non dare fastidio. Noi ora già l'abbiamo stata da 10 minuti, certo. Non ti dà fastidio. Certo. Perciò ho aspettato un attimino. Però per fare una piccola parentesi, quella era una situazione un po' più complicata da realizzare per qualsiasi persona, quindi l'allenamento era per pochi, cioè carrucole, angoli, elastici fatti anche fare apposta, tutto ogni montare, volta, cambiare l'angolo ogni volta, perciò quando finivi un movimento dovevi poi ricambiare l'angolo. Va bene, validissimo. Poi anche gli elastici, la qualità fatta perché me li faccio costruire apposta. Eccezionale, non è che sto dicendo chi ce l'ha, continua a usarlo, anzi lo può usare insieme. Però io sinceramente non l'ho mai vista in nessuna palestra, c'è una roba per pochi. No, ma l'ho creata io, e per pochi eletti, sì, l'esercizio ovviamente l'hai creato te, ma già la struttura l'ho vista in pochi. Ma anche la struttura stesso gli ho fatto tutti gli agganci per, non era personalizzata. Sì, è per customizzata. È a prova di Senpai. Il Toretto delle arti marziali. E quindi, visto che quell'attrezzatura non tutti ce la possono avere, non tutti la possono portare in camera, sì. Un'alternativa, io sono venuto a provare oggi l'alternativa del Senpai Luigi, che è, ragazzi, il Rasta Power con il Centurion. L'altra volta, il video scorso, abbiamo visto
l'utilizzo del Rasta Power staccato, no? Quindi senza l'imbragatura, con tutti gli esercizi da fare per potenziare tricipiti, gambe, tutto corpo. Potenza. Però è una cosa che a me fighter di un certo livello, tra l'altro, Tu sì, questo è anche vero. Quando migliorare ciò che è già perfetto è difficile. Minchia. a me fighter di un certo livello non è che mi L'oro serve che non brilla. Cioè quello che non luccica. Per Quello quello che sto ha posato schiarendo i i carati c'è la G. per quello sto schiarendo i capelli, no? 18 carati. 24 carati. Quindi quella è una cosa che a me serve poco Possiamo, oggettivamente. non riusciamo a fare un video serio ogni volta. Cioè parliamo di cose serissime. Ma io sono serio, sei tu che mi bullizzi per i pantaloncini, per il fisico. Dai, che Quindi, quell'attrezzatura a me che sono anche non dico professionista perché non ci campo col fighting. C'è sempre il Bruno di là che non capisce cosa fanno questi, ma fanno il video o fanno... È un professionista. Torniamo seri. Quello che invece è ancora più geniale Ma buttano via la gomma, dai. Sono un professionista. sto piangendo, sto lacrimando, sembra. Questa volta, oggi, abbiamo l'imbragatura del Centurion di Rasta Power che serve a simulare e avvicinarsi di più a quella che è uno stress fisico da combattimento. Sì. Perché questo? Perché noi possiamo muoverci con questo e abbiamo il carico nel punto giusto, nel punto esatto che ci serve noi per l'allenamento. Perché che succedeva? Io avevo preso i vari, come minchia si chiamano? Sì, giubbini zavorrati. Con le spalle. Io li ho provati e ho fatto anche delle storie in cui li io ce provavo. lo amo, io parlo sempre di cose che ho provato, ragazzi. Ecco, se posso dirti la mia, una cosa che provavo del giubbino zavorrato che mi dà strafastidio, dopo 5 minuti mi schiacciava le spalle sì. in giù, mi schiacciava in giù le spalle e avevo un problema per quanto riguarda la schiena. Perché la colonna subisce sempre pressione da qua sopra. Le spalle non sono fatte per portare pesi. Perciò che succede sempre questa pressione, oltretutto hai questa pressione e questa massa di questo peso che muove in maniera poco naturale la parte alta, perciò il sotto non lo riesce a gestire e crea problemi. Io ce l'ho avuto, l'ho utilizzato, però dopo realmente... L'ho utilizzato una volta, l'ho bocciato. No, io l'ho mi sono spaccato provato la perché le schiena. cose le provo tanto, però pure io ho avuto poi problemi alla schiena, spalle, lasciamo perdere. E non ha senso. Sudavo come un Sì, è maiale. vero, perché ce l'hai poi addosso. No. Quindi studi un sacco. Se fai sacco ti spacchi, ti infiammi tutte le ascelle. No, non voglio dire chi si ci trova bene è giusto che se lo tiene. Certo. Sì, però si spacca la schiena, no. quando Ragazzi, vi voi spaccate la schiena, no. Io l'ho provato, ho parlato anche con maestri di pugilato su sta No, non cosa. si può utilizzare. A parte che ti toglie la pulizia del gesto atletico. Non si può perché utilizzare perché il peso sopra non è fatto per essere gestito in un movimento dinamico. Chiaro. Perciò che succede come se tu sopra una stalunga metti un peso e la muovi, farà Certo. Perciò la gestione di quel peso è complicatissima, non è il posto dove mettere un sovraccarico, punto. Chiaro. Poi chi lo vuole usare se lo può mettere pure nella testa, è un altro discorso, ognuno può fare quello su che minchia vuole, si dice, quello che vuole. Poi se invece dobbiamo fare un'analisi meccanica, Esatto. allora quello è un altro discorso. Esatto. E lì io penso che ho risolto con il Centurion. Io l'ho provato ed è stato confermato poi l'altra volta nel video anche dal Doc Trapani Sì. che esattamente va a lavorare. L'unica cosa che ci serve per gli sport da combattimento è il core. Sì. O come si dice a Roma, Ercore. 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 Ercore che va sempre allenato perché per lo spirito forte. Sì, perché il fatto qual è? Io non devo fare allora, perché io ho creato il Rasta Power? Perché a me, caro, mi metti dentro una cosa chiusa, se va bene, ok. Ma se trovo qualcosa che non va bene, mi fa attrito, io mi dà fastidio, io sono un po' anarchico, un po' particolare. Perciò non era il mio sovraccarico, ma il sovraccarico mi serve. E allora come faccio? Ho provato di tutto.
polsini, ciao articolazioni. Polsini, io li ho provati. Ho provato quella stronzata di mettere i polsini anche per le gambe e andare a correre. Mi sono spaccato le caviglie. Con gli elastici. Io mi sono spaccato le caviglie così. Sì, perché ti vanno a ballare sopra il piede, da una parte all'altra. Ma che crea anche problemi al ginocchio, al gomito e non. L'ho fatto 2 volte, mai più. Ho corso 10 km, mi sono distrutto le caviglie, le ginocchia. Ma follia proprio. Idem per quanto riguarda i polsi, perché i polsini quando tiri si muovono. Io quelli proprio realmente li ho usati un'ora, poi li ho buttati perché proprio realmente non li reputo neanche utilizzabili. Una cosa che ho notato, dopo 2 minuti di shadowboxing dove fate spostamenti tutto sulle gambe, qua io ho 5 kg adesso. Sì, 7 all'incirca, perché una streccia ha poco più di 1 chilo. Ok, se lo fate con 10 kg, ragazzi, 12 kg, 13 kg, è devastante ad un certo punto. C'è anche un discorso, perché poi mi dicono perché il Rasa Power funziona con meno chili che con le altre cose. Uno, perché se io prendo un carico e lo metto sulle spalle, ci sono tanti muscoli prima delle gambe e dei glutei che reggono questo, anche nelle torsioni e tutto, perciò non arriva quel peso. Quando tu lo metti qua il peso, ragazzi, è lì. Certo. È piantato qua. Ce l'hai tutto perciò qua. Le gambe ti diventano d'acciaio, la reattività è eccezionale, perché devono muovere lì, ma sopra sei libero. Io come riscaldamento mi piace sempre la movimentazione bassa, perciò senza alzare tutte le gambe. Okay. Perciò mi muovo, sam, esco, torno indietro, sempre basso, 1, 2, ripasso, cambio posizione, è come se stessi combattendo, ma non alzo mai le gambe. Okay, perciò fai questo tipo già 30 secondi, schiena dritta, sulle punte, il tallone deve avere pochissimo contatto, sempre punte, sempre addominali. Mamma mia. Sempre gestione. Il lavoro sulle gambe è incredibile qua. Senti? Sì, sento tutto qua sopra. Cosa sono questi quadricipiti? Quadricipite, però il fatto qual è? Perché ora tu hai il peso qua. Sì, tutto sotto, sì. Mamma mia. Certo che per uno fare così, tipo 3 minuti, allenarsi a fare vuoto. Professionisti, ma tanti professionisti non esiste anche io Kyokushinkai, sì. Però quelli forti, ecco, non io, mi dicevano tante volte fai io 30 minuti di questo. Faccio minchia, 30 minuti, sì. Navarro un'ora. No, perché lì con le cuffie. Mamma mia. Però senza peso, no? Certo, no, senza loro peso. col giubbino, perché ancora non c'è il Centurio. Ma lo devo mandare in Francia, infatti, al mio amico Antonio. Pensa una volta che scoprono sta cosa. Non va bene perché la concorrenza diventa forte dopo sempre. Vabbè, ma quelli sono forti pure senza. La verità bisogna dire. Tu lavori di conseguenza in maniera indiretta anche l'equilibrio, bravissimo. Perché devi poi reggere la forza che si sposta da una parte all'altra. Perciò che succede? Che quando tu tiri, poi sei di nuovo pronto per ripartire. Chiaro. E se noti, le punte dei piedi sono tra i muscoli che lavorano di più. Quando tu poi te lo togli, voli. Che dici sempre? Tiriamo qualche calcio al sacco? Vai a tirare qualche calcio, c'è qualche lavoro di potenziamento. Ok. Perciò lì, oltretutto è uno dei pochi sovraccarichi che vi permette il jump squat. Vero, cavolo. Vedi, già col giubbino sta roba non la puoi fare. No, perché ti scassi la colonna. È vero, cavolo. Ora puoi fare jump senza avere le mani avendo le mani libere. È vero, cavolo. Perché qua mi sento tutto libero. E non hai sovraccarico sulla colonna. Se ti metto qua una cosa e fai jump squat. Certo che il carico è impegnativo dopo un po', eh. Sembra una cazzata. Parliamo di 7 kg. Sono messi nel punto giusto. Senti il lavoro ai glutei pure. Mamma mia. Esercizi statici. Sì. Mezzo squat e rotazione del. Fate fare. Schiena dritta. Perché io sono giù, guarda. Perché io sono gobbo. Giù. Vedi. E fai cerchi nel grano. Poi fai cerchi nel grano. Che arrivano gli extraterrestri. Cerchi nel grano. Senti le gambe. Ma è una roba devastante questa. Poi quando ti sei fatto Cazzi, non vi stiamo prendendo per il culo. Uno, perché scherziamo, ridiamo. No, mi incazzo io se pensano che li ma parliamo di cose serie. Mi incazzo io veramente. Innanzitutto, ragazzi, lo provano persone
che sono molto veri professionisti, non come me e lui, soprattutto lui, che non è un professionista. Ma come? Io non lo sapevo. No, torniamo seri. Il lavoro è veramente eccezionale. Un'altra cosa. Senpai. No, vabbè, io ragazzi sono stato pure male un anno. Oltretutto io ho 9,13, non sono quello che ne ha 5. Sì, ma c'è anche 30 kg in più. Ma peso di più pure. Sì, ma è proporzionato ai muscoli, vuol dire che c'hai più cavalli che tirano. Sì. Poi ad esempio tipo fa H, ni, Sam, H, ni, Sam Da una parte all'altra. Ni, e chiudo, apro e chiudo. Scicotaggi. E fai 10 secondi là, 10 secondi là e poi questi squat aprire e chiudere. Apro i piedi a 45 e poi li chiudo. Mamma mia. Poi io gambe ti devo confessare una cosa, senpai. So che non sembra, Però ce l'hai. ma non l'ho mai allenato. Strano per un professionista. Può venire uno che era sempre allenato a provarlo. Abbiamo ottenuto gli stessi risultati con chiunque. No, gambe io l'ho sempre snobbate, però No. è una cosa importantissima. Parte tutto dalle gambe. Poi devi calcolare una cosa, essendo tu già un pugile dilettantissimo, Thai boxer più che dilettante, e che minchia, se deve il professionista gli mettiamo un limite così rimane mediocre. Fatto che già ti muovi, quelle gambe. Certo, per i Thai boxer mi viene da pensare per la Thai. Le alleni. È perfetto questo, perché tutto il lavoro che fai. Sì. Che sei tutto in tensione, i movimenti sono quelli. Però se noti non stai sudando, Vero? non hai fastidio alla colonna, non hai le spalle infiammate, puoi dare pugni liberamente, potresti anche riceverli. Poi ci sono stati i commenti, no? Ma perché devo prendere questo quando col kettlebell riesco a fare la stessa cosa? Ma il kettlebell è sempre quello il momento, la situazione. Cioè, poi voi pensate, io le ho viste dal vivo queste cose, gente che gli cade il pesetto di mano, che si va a schiantare contro il coso, lo specchio, il kettlebell che cade per terra, spacca il coso. Se sei sul cemento va bene, se sei sul cemento perché si rompe l'attrezzo. va bene, cioè, però per dire, rompono pure kettlebell. se sei sul perché, e che cazzo fai? Devi cambiare parquet ogni volta, le piastrelle. Io non so neanche cambiare realmente ogni volta. chi vede questo attrezzo e fa quei paragoni, perché realmente caro. Ma perché tu metti troppo link in bio, senpai. Quando metti link in bio. Quando metti il link in bio, che non esiste, la gente pensa che lo facciamo solamente per venderli sti cosi, quando io sono stato io a venire qua dal senpai a voler provare questo attrezzo, perché potrebbe darmi una svolta alla mia già nota carriera comunque da professionista. Che oserei ripetere professionista. Per fare il salto di qualità. Sì. Cioè per fare il salto di qualità, perché comunque qua vai a lavorare su quello che ti serve realmente. Sono io che voglio provarlo. E infatti adesso voglio provare sempre un po' di calcio al sacco. No, io devo fare piano. Vai, senpai, vai. Dai che sei puro. Vai, senpai, vai. Mamma mia, il turchesterone quando sale. Il turchesterone. Regola un po' più bassa della tibia, se non è troppo vicino al ginocchio. È troppo vicino, non fa male lì. Ok. Non è il punto di massima potenza. Il punto di massima potenza è qua. Ok. Già fa male. Con l'alluce del senpai. Bravo. Non ti avvicinare troppo a Sai che io pensavo al contrario? No. Che quando tiro per così da qua, La impatta di più. frutta dove schiocca? Alla punta. Però fa più male l'altro quando non fa suono. Dici. Se te lo di qua. No. Te lo di qua. No. È corto il punto.
Cioè, tu con quale parte tiri? Vai, tira. Allora, questo è quello classico, no? Leggermente più sopra. Ok? Questo è quello che tirerei io. Questo non va male, Dici? perché è appoggiato. Io non posso arrivare. Qua la punta accelera a 100, qua arrivo a 80. Ok. Cioè, se io arrivo qua, è pesante, sì. Sì. Ma non va bene. Quando io uso questo, in questo, Ah, è per un'altra tecnica che vi ho mostrato. Non scherzate con questa perché strappa i quadricipiti. porca miseria. Minchia. Non vuoi tremare, porca puttana. Ho capito, ma c'è anche 8 kg qua. Cioè, mamma mia, devastante. Perciò quando Ancora non ho capito perché tu mi Allora. fai male, ma non capisco. va a stare, poi pensano che no, io ho fatto pianissimo. Se io devo tirare qua, Ok. non ho accelerazione. Ok. Perciò in ogni caso cosa succede? L'energia se ne andrebbe di là. Ok. Perché la punta del piede è lontana. Perciò io qua devo entrare con la parte più accelerata e dura. E va bene. Se voglio usare questo e va bene, io cosa faccio? Frontale e scendo. Allora lo uso come un'ascia. Ok. E vado a cercare di strappare la parte bassa alta del quadricipite. Ok. E qua tante volte si strappa. Quindi quello che dici, posso? Vai. Quello che dici te. Però devo scendere. Non è proprio così, però il senso è giusto. Arriva più corto. Dammi. Qua, tipo che salti e scendi. Buono. Vai, prova. Lo vedi, tu ora stai spingendo. Sì. Invece io cosa faccio? Sì, ma tu vedi, ci vedi. Ma non ti ho toccato, caviglia, dai, che fai sembrare che lo faccio apposta. Con Zemba e Bruno faccio 10.000 volte più forte, lui fa le scene, non è Non ha vero. avuto più tempo per allenarsi lui. Non è vero, ha 60 anni, ma io 50. Faccio piano. Questo vuol dire per sempre Luigi faccio piano. Poi No, no. Piccolo aneddoto. Ritorno dopo 6 mesi dal Senpai Luigi. Lui ha un modo di non ti tocco. ha un modo di dimostrare affetto molto particolare. Quando mi vede, mi deve calciare, no? Ma possiamo anche dargli i pugni se volete. No? Ma la cosa bellissima è che sono appena entrato al dojo. Oh, senpai, gioia mia, bam! Sono stato così, mezza giornata, che non ho camminato per 3 giorni. Ma secondo me non è stato tanto il calcio quanto quello che è successo dopo. Senpai Bruno, che Si è un aspetta. Si propone il senpai Bruno, dice: Erwin, dove c'è male lì? C'ho l'attestato. Ho studiato, c'ho l'attestato, ci penso io. Massaggio di 40 minuti. Il dolore da che era qua ce l'avevo fino qua sopra. C'ho il dolore al collo, il dolore alla tibia, pure l'altra gamba mi faceva male. Non ha senso sta cosa. Logico. Porca miseria. Ok, ho capito, quindi tu vai a scendere proprio sul... Devi pensare, intanto che vai in rotazione, salti Qua qual è la parte e che atterri calci? qua. Qua davanti? Qua, sì. Ok. Buono, meglio, però ancora è troppo lontano. Buono. 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 Ora tu devi girare e scendere, è una tecnica molto particolare. Bello. Già una persona normale gli fai male. Non che io sono anormale. Di testa sì. È duro il Perciò qua tibia come ti ho detto io. Ah, ok, con la più parte leggermente sotto. 2 dita più sotto. E quando arrivi devi chiudere e poi aprire girando anche con l'anca. Ok. Bello. Questi già sono Gedamawashi. Questi fanno male. Ok. Io sono fermo da tanto tempo, perciò adesso mi fai un po' qua. Vai. Vai. Se tocca il Rasta Power non succede niente, ragazzi. Cioè stiamo lavorando con un sovraccarico, dandoci colpi senza che succeda La cosa nulla. figa è anche quella che se per sbaglio vado a colpire sotto è un condizionamento comunque. Sì, ma neanche fa meno male della coscia. No, certo. Boh. Meno male della coscia del senpai sicuramente. Boh. Allora, quando arrivi gira leggermente. La tibia deve essere leggermente... Ok. Verso il basso. Sì, perché noi dobbiamo cercare le fibre muscolari. Ora la cosa Non dobbiamo difficile che sto solo notando è che mi devo abituare bene a rafforzare i miei muscoli a reggere tutta questa struttura.
Ma così diventano Certo. duri naturalmente. Tu No, non per hai que- bisogno di un programma vero e proprio. Per questo adesso la gente vedrà. Minchia, ma com'è che non stai in piedi? Non stai... È normale, ragazzi. Questo è spinto. Ok. Adesso, dagli un po' più di angolo e apri di più quando arrivi. Bello. Vedi che la punta dell'anca non supera? Allora non può fare male. Deve passare. Ecco. Apri, allora vai mezzo passo indietro perché sei troppo corto. Ok. Ora. Io gli insegno come farmi male, siamo a posto. Ora fanno male. Allora, 1 milione di iscritti, senpai. Scendi. Di nuovo come te. Ma no, a 2 colpi pure oggi li possiamo dare. Poi Come la oggi, prima. allora, oggi per la fine per gli abbonati solo pugni. No, questo regge. Proviamo. Questo regge. Ok. Ma scendi. Scendi pure tu, in dietro a scendo pure io. riposo. Sì, poi- Ok. Però ne ho retti un po' sto giro. sì, abbia tirato molto piano. Oh, a me è un complimento. Manco usato l'osso. Ma anche un complimento ogni volta che dico minchia sto giro. Senpai li reggo. No, si sta allenando, disgraziato. Tieni gli addominali, Ok. parallelo. Ok. Vicino, scendi. Squat, sali. Meno male che era piano. E tu hai detto, non sono pugni, a mano aperta. Non me l'hai tirato qua prima, non nello stomaco. Scatizzi perché mi fai che Nel Kyokushinkai. plesso solare. Vai. Vado io, come Vai. mi tiro da Wing Chun o da box? Da Wing Chun. Porco Dio, ma perché devo fare... Ma ancora nascondermi. Ah, così proprio. Torna indietro. Vuole compagnia al sacco. La cosa buona qual è? Che anche ora solo tu mi tiri, io non ti tiro. Sparring. Cosa devo fare? Sparring. Normale. Ok. Però ad esempio anche che usa le gambe, perciò uso anche le gambe. Quindi io mi sto allenando con un sovraccarico. Ragazzi, avere... Porca puttana. Avere il Senpai Luigi davanti in telecamera non possono capire sta cosa. Sai cosa? Sai come gli faccio provare questa sensazione? Per così. Senpai. Così, di cattiveria. Guarda male e colpisci in telecamera. Voi pensate avere questo davanti a voi. Così non rende, ma... Non l'ho colpito. Adesso, prima sì. Bello, cavolo. C'è la comodità che avete anche per fare sparring È vero. un sovraccarico. Io se avessi avuto un corpetto lui i pugni non me li poteva dare e se li davo io mi infiammavo tutto. È vero, anche perché quelli hanno i te blocchetti rompi le di... mani. Esatto. Qua tu se tira Sì. anche sulla cintura. La cintura è morbida, l'ho fatta Sì. apposta per questo. Poi, infatti, prima di decidere Che tu se è puoi stata lunga, colpire, sì. io ti posso colpire. Quello serve. Chiaro. Però è l'unico sovraccarico che puoi usare mentre ti alleni, È vero. mentre combatti. E la cosa che voglio aggiungere io è, se c'è una persona che ha studiato, come il Doc Trapani, che ha affermato una cosa del genere, Alessio Sakara, che hanno detto professionisti del settore, hanno detto che serve, tu che stai scrivendo questo commento, proprio tu che stai scrivendo questo commento, non serve a niente, tu cos'è che hai fatto? A parte schifo. A parte schifo, cos'è che hai fatto? No, ma lo dico io a sto giro perché la gente parla, tanti si sentono dal divano, si sentono tutti maestri, dottori, come quelli che quando sta male, no, ma fiati di me, l'antibiotico lo prendi con questo, prendi parlo- no, Hai ecco. studiato? No. Che cazzo parli? Bravi, questo è vero, però io vi dico un'altra cosa. Se offendete altri adesso un po' fastidio mi dà, ma non perché ve lo voglio vendere, anzi, a chi pensa non lo comprate mai, ma neanche quando lo apprezzerete proprio non ve lo comprate, perché non me ne frega niente, ve lo dico chiaro. Lo deve prendere chi capisce che c'è tanto studio, tanto dolore, Tanto tanta lavoro. felicità, tanto lavoro, tante ore, ma la cosa che c'è di più è chi lo costruisce, ragazzi. Perciò quando voi cercate di umiliare
me può interessarmi e non, ma solitamente no, perché ne ho così tanti che mi vogliono bene che non vi valuto neanche, anzi spero di potervi aiutare e che anche voi rientrate tra le persone intelligenti, perché chi offende tramite social, ve l'ho già spiegato tante volte, chi offende però qualcosa creata da operai, e allora lì mi gira un po'. Mamma mia, porca troia. Siamo pronti? Siamo pronti? Non andare troppo. Vai. Che belle cannonate, mi sa che mi devo tornare ad allenare. Senti la gestione del peso, È spettacolare. che sei solido. Adesso, Ma senti il ritorno che sei solido. adesso quando sto su un piede, che calcio e sto su un piede, mi sento molto più stabile. Cazzo, ma è incredibile sta roba. Spettacolo. Finisce il fiato, ma Sì, perché c'ho ora poco hai fiato. tirato in apnea per la potenza, Sì. però ad esempio se tu ti fai poi gli allenamenti anche di fiato con il sovraccarico, quando poi vai a toglierlo e tutto, Sì. devi solo ricordarti di tenere la respirazione come prima, ma tu avrai Chiaro, meno sì. carico da spostare, cioè, Vero. Porca miseria. capito? Vera sta roba. Pensi alla respirazione, ora giustamente era per vedere la Sì. potenza che esce più in Sì, era maniera di più ignoranza. fluida, sì. Era tirata di ignoranza. Però tante volte ad esempio i combo quando fate Centurion e Rasta Power, Ah, minchia. respirazione, Certo. boom, boom. Quello poi quando lo riporti ai movimenti da combattimento ti ha aumentato il fiato tantissimo. Poi ragazzi, 5 trecce. Ho Sì. avuto io. 5 trecce, non 10. Senpai Luigi si allenava con 12 trecce. Sì, anche 13, 14 proprio. 13 trecce sono 20 kg addosso. Sì, sì, È come se tu pesassi Sì, 120 kg. sì. E logicamente però ai tempi stavo proprio bene. E quando fai tipo che hai 15 trecce, 15 messe dietro, Mamma. come fai il Rasta Power, porca puttana, quando uscivo da qua, vedevi là, Vibravo. bravo, salivo in Vibravo. macchina, si accendeva da sola. Chiamavo, salivo in macchina. Però io vorrei solo farti presente una cosa, senpai. Si è notato il calcio? No, belli, Notato. grande, Hai anche tecnicamente Hai migliorato. visto che roba, senpai? Un po' troppo largo. Perché per farlo vedere meglio in telecamera. No, è giusto, infatti, per la telecamera. Sempre, io lo consiglio sempre parto bello, chiuso e poi bam. Sì, perché così, tirandoli così, si nota anche meno l'apertura. Pam! Potresti fare pure tipo vai i film di Van Damme. E via. Chi ha detto, ragazzi, che le discipline marziali non possono evolversi? E oggi sono qua al dojo di Senpai Luigi insieme a Gianluca Fumarola, che è venuto di nuovo dal Senpai a trovarlo. Ciao Erwin. Perché è una cosa interessante, Gianluca, una cosa che mi hai fatto vedere l'altra volta, sei riuscito a provare comunque il Rasta Power del Senpai Luigi. Sì? Ed è venuta fuori una cosa interessante, Sì. che il Rasta Power lo puoi utilizzare anche per evolvere certi tipi di allenamenti nel Wing Chun, che uno direbbe, minchia, Wing Chun c'è la preparazione atletica. Ebbene sì. Ebbene c'è sì. Wing Chun, sì. Vabbè, il Rasta Power non ha bisogno di presentazione, è un attrezzo che è semplicissimo ma funzionale e geniale. Che ti è proprio piaciuto Sì, dall'ultima a me volta, sì, cavolo, a me sì, pazzesco. sì, adesso Io l'avevo provato per quanto riguarda comunque gli allenamenti di pugilato e Muay Thai. Cazzo, nel Wing Chun mi mancava. Mai mi sarei aspettato un sifo di Wing Chun. quando poi un prodotto è valido e ti dà la possibilità anche di diventare più bravo, Chiaro, devi chiaro. prenderlo, devi usarlo. Tu sei riuscito a utilizzarlo, implementarlo per qualche esercizio comunque? Allora sì, per quanto riguarda col Centurion, penso che sia ottimo negli esercizi, noi lo chiamiamo la Yuma, Ok. esercizi di stabilità. Soprattutto quando vado a traslare praticamente da destra a sinistra, quindi hai il peso che non è un peso statico, è dinamico, Chiaro. quindi le trecce che vanno per forza centrifuga all'esterno portano a sbilanciarti. È vero.
e quindi Ti devi... dà la mano questo sul radicamento, Sì. sul famosissimo radicamento. sì, ti costringe a tenere gli adduttori della gamba perché sennò appunto Chiaro, vai è a destra e vero, a sinistra. è vero. E poi puoi fare cisa o puoi fare cisa o l'omino di legno, ti metti là, quindi hai praticamente tutta è diverso, è una sensazione diversa. Geniale, cazzo. Sai che io mi immaginavo, prima ne stavamo parlando a telecamere spente, tantissime discipline comunque hanno dei metodi di allenamento molto antichi, no? Sì. Mi spiegavi prima che c'era un altro tipo di esercizio Sì. che si utilizzava con gli anelli. Sì, comunque. allora facciamo vedere che abbiamo le altre trecce qua. Allora, praticamente c'è un'altra arte marziale che si chiama Ungar, fa parte sempre del Kung Fu. Chiaro. Loro utilizzano degli anelli d'acciaio che ovviamente pesano, se li inseriscono dentro al braccio e vanno a fare degli esercizi. Il problema è Ma tu che dici esercizi tipo tirare i tirano i tirare. pugni, fanno le forme, fanno movimenti. Il problema è che gli anelli d'acciaio sbattono praticamente Certo. tra di loro e ti pizzicano la pelle, quindi fa male. Sì, sì, sì. Allora io mi sono inventato mi è venuta in mente questa cosa qua, qui con Rasta Power. Cioè, tu pensa, riesci a entrarti in rasta nonostante il tuo polso da marmitta da scarico dell'Hammer H1? Quindi praticamente con Rasta Power vai a fare quello che è la prima forma del Wing Chun, puoi fare praticamente tutti i movimenti. Sì, puoi fare tutti i movimenti, è dinamico, se ti arriva addosso non ti fa male, quindi anche se fai il movimento magari non ti fa male, e poi puoi fare tipo i pugni, puoi fare quello che vuoi. E io adesso ne ho messi 2, poi se ne metti 3 o 4 Ho una richiesta però adesso. Dimmi. Mi fai vedere i pugni a catena con questi qua? non li puoi fare. No, ma guarda, Il principio è quello. il principio è lo stesso. Ti alleni sul fatto di non pesare sulla spalla, perché se vado a fare Chiaro. così ne faccio magari 50, usare, sì. vai a scaricare sul gomito e quindi puoi fare quello che vuoi. Tu pensa che io li sto usando anche come colpitori, sono centrale, li metto così, li faccio colpire qua. Infatti li abbiamo visti l'altra volta quando ci siamo si possono- per fare condizionamento sono spettacolari. Sì, questi qua per fare Soprattutto usando magari la wild bag che riesci, riesci a calciare proprio. Oppure esercizi tipo funzionali, puoi fare quello che vuoi, oppure che ne so, questi. Chiaro. Puoi fare quello che vuoi, poi vabbè, se utilizzi Rasta Power con 5-6 trecce inizi a fare No, allenamento chiaro. Tu funzionale. adesso ho visto ne hai messe 7, sono circa tipo 10 kg del Sì. però interessante la cosa del un movimento sexy, una mano alla cabeza. È interessante la cosa, il concetto del guarda, per quanto riguarda il Kyokushin, il pugilato, la Thai, cioè ci sta, me lo immagino, no? Perché arrivano tutti i colpi. Per voi che avete magari cose diverse, non mi sarei mai immaginato ma è di vedere un maestro di Wing Chun. Avete mai visto un maestro di Wing Con Chun? Rasta Power. Con Rasta Power. No, ma poi sai, l'ho fatto utilizzare anche per un po' di condizionamento e per alcune difese. Perché la cosa bella è che siccome si piega, Chiaro. lo faccio usare proprio come attrezzo per andare, perché simula il braccio di una persona. Che si va a spostare. Che si va praticamente, se io tiro il gancio questo si chiude. Chiaro, è vero. Quindi se sbaglio la tecnica, anche se mi arriva addosso non fa male, provato come, guarda. Vedi che si piega questo, vai forte. Quindi questo si piega, se mi prende, se sbaglio la tecnica rischio di essere preso. Invece se la faccio normale, no. Poi posso andare a fare cose tipo questa, posso andare a simulare Chiaro, una vero. posso fare quello che È voglio. vero, cazzo. Minchia, aspetta, come la fai a sentire sul Porco due. Porca puttana. Vai. Minchia, Adesso le braccia sono abbastanza. minchia, ma fa male. Vai, forte. Vabbè, tu c'hai dei. Vai. Abbastanza condizionato, le gambe che. Quindi puoi fare. Porca troia. Sì, puoi fare la. Me la fai provare sull'altro, magari è questo che non è condizionato. Vai. Vedi che si piega? È vero. Faccio che si piega, È devi vero, mettere, mi devi sta mettere la arrivando. mano più avanti, sennò ti prendo. Oh, ok. Sì, Porca sei puttana. abituato. Però Che piano geniale. piano per gli Ma come cazzo allievi. ti è venuta questa idea? Io li sto. Viene naturale pensare a tutti i tipi di allenamento. Oppure l'ho fatto utilizzare sul passo laterale, quindi ce lo lanciamo e l'allievo non deve farsi colpire, deve fare il passo laterale, quindi il Rasta Power. Quindi Se tu sei là, no? Tipo me lo lanci, io vado a fare il passo laterale per non essere preso. vai. Quindi inizi a e praticamente quello.
ti puoi togliere, puoi fare le tecniche, ci siamo messi figata, tipo 5-6 allievi, ce lo siamo lanciati. Mi è piaciuto vedere l'implementazione di un attrezzo comunque nuovo nel settore con il Wing Chun, che per molti magari potrebbe essere quasi eresia utilizzare attrezzi. No, ma se io ripeto, se una cosa è valida, poi anche anticamente. Lo so, però sai cos'è? Dai puristi magari di certe discipline, è vista come una roba. Oddio, Perché noi non facciamo quelle cose nella tradizione del Wing Chun. però non evolvi mai allora. È vero, c'è Non ragione. evolvi mai. Va bene il Wing Chun, va bene. Cioè, il Wing Chun è il cliché, gomito fisso, linea centrale, però ti devi allenare. Se un attrezzo è valido, quindi diventerà anche più valido il tuo allenamento, il tuo Wing Chun. Ora fermi tutti, siamo qua perché il signore mi ha visto con questo e mi ha mandato il messaggio che fa le cose pesanti, le hai abbandonate dopo la malattia. E che tinto, caro. Cioè, io ho detto, vedi che fa male. E si è messo a ridere, fa prendo la macchina e lo proviamo. Ora è qua, proveremo. Scusami, fino a qualche annetto fa prendevi il Gordia, le corde quelle grosse, spesse così, irregolari con le parti durissime, e ora prendi sti cosini qua, sti fusilli. Ma ora ci giochiamo un po', così capisci il senso. Sei passato dai praticamente, come si chiama la pasta, quelli lunghi, i rigatoni, ai fusilli. No, ora proviamo le tibbiette del buon Irvin. Spettacolo. Io Togli provo queste minchia di calze. Devo toglierle Dio per mio, ma guarda forza. come minchia. Ma negli Air Wingers sarà, allora, per tutti quelli che Ragazzi, faranno non puoi avere le calze sì, prima. le facciamo però quelle colorate con Sì, la ma non Eddie questo. con la Eddie Air Wingers. Che bomba, quello con le calze si allena, manco nei peggiori film di Caracas. E tu, boom, torna e lo blocchi. Ok. Vai, Oh, forte, forte, non devi appoggiare. la cosa difficile, sai qual è? Sembra che Quando si muove. torna, no? Quando... E quello è. No. Ma Qua, quando è... Vai, visto che ti sembrava gioco, vai. ma sta roba non è legale. È legale questa cosa, sì. E dicevi che era piccolo, che ti sei abituato. Com'è? È piccolo, Ai banani. No, momento. Allora, o l'hai schiacciato di più adesso, è diventato compatto. Cioè, è chiuso ermeticamente sto coso. No, ma guarda qua. Mica, ma è già rosso. E te l'ho Non era normale detto. questa cosa, simpatico. Ma io l'altra volta ho provato a calciare un po' sul... L'hai modificato? Quando tu lo appoggi, lui si stabilizza. Per il discorso qual è? Ma che cazzo ridi? Si stabilizza, ma Quando la- l'altra volta ho calciato quello quando lo mettevi così era diverso. Ma infatti è diverso. Qui il bello qual è? Che siccome fa il pendolo, quando torna è come... E oltretutto prendi le misure. E questo sarebbe il bello. Pensa al brutto. Pensa al brutto. Vai, forte, Quindi però. praticamente la cosa è del... Boom, forte, Ma forte. come minchia faccio a tirare dentro sto coso? Porca... Vado di sinistra. Oh, minchia, ma proprio schioppa Forte, proprio. forte. Bravo, dai. Ora, però quando torna, non quando se ne va. Certo. Vedi, tipo tu, uno... Allora, scusa, secondo te io non vorrei fare così? Cioè, mettiamo le cose come stanno. Secondo te io non vorrei fare quello che mi stai dicendo? Mi hai mandato il massaggio minatorio dove mi deridevi. Porca tra me, è durissimo. Qui dentro è raro che trovi una cosa che non fa male. Vai, fammi vedere le tibie, cosa c'è? Secondo me c'è le protezioni. No. Guarda te che roba, porco Dio. Nature. Mamma mia. Cioè, E tu devi sempre pensare. Io non so se si nota, ma c'ho le tibie già rosse. Devi sempre pensare che ti devi preparare con attrezzi che non ti devono fare traumi gravi, però Ok. devi abituarti, perché se tu tiri un get a mawash e te la... No, non mi piace più. Conosco già sto gioco.
e lo vai a parare, Ok. devi calcolare che c'è un impatto. Ok. Perciò se tu ti righedan, Ok. Oh! Oh! era felice durante la malattia, semmai. Poi quando ti riprendi magari passo, mi scriveva. Cos'è che ti ho detto l'ultima volta che sono venuto a trovarti? Senpai, ero fuori dal dojo, cos'è che ti ho scritto? Cosa spiega? Ora me ne dici tanto. Senpai, scalda le tibie. Ah, sì, fa. Perché il primo giorno che stavo in piedi fa scalda le tibie, fa che io mi sono allenato, ho fatto Muay Thai. Ma minchia, ora gli metto un po' di corda e si preoccupa. Vai. Thai boxer. Io adoro i Thai boxer, li adoro, stiamo cazzeggiando. Però non i pugili, senpai, mi dicevi a telecamere spente che i pugili... Io amo tutti. Porca miseria. Ok, mo spiegami un momento. Condizionamento con sto coso. Come lo imposteresti? Quanto tempo uno dovrebbe fare? Allora, io parto da un presupposto. Ora stiamo cazzeggiando, tu hai già un po' di esperienza, io qualcosina in più, però bisogna sempre sentire il corpo. Se io comincio, devo fare piano. Una volta, 2 volte, anche piano piano. Boom, e lo blocco e basta. E lo colpisco. Senza neanche farlo muovere tanto. Quando mi sento che è passato già qualche mese, non abbiate fretta, un po' più forte. Poi quando siete a livello, allora sì, lo potete anche legare da sotto con un elastico che è più stabile, ma io lo preferisco mobile questo, perché andate a lavorare sui ritorni, sui blocchi, sugli angoli, come questi, come se... Vieni qua, Erwin. Quando io vado con l'angolo così, è come se devo andare, non te lo tiro, è come se devo andare all'interno. Perciò quando lui si muove, e lui magari si muove, Ok. è quell'angolo lì. Quindi l'hai reso praticamente mobile, che ti dà quella cosa di essere imprevedibile Sì. anche nel... Sei tu che devi seguire lui, Bravissimo. chiudere le angolazioni in base a dove si sposta poi in maniera irregolare. E a dove trovo le tue gambe mentre Chiaro. combatto. Chiaro. E questo ti aiuta ad essere molto, Sì. molto mobile, molto... Oh. È una densità tale che fai un buon condizionamento. Chiaro. Logicamente parliamo già di un livello medio-alto. Chiaro. Non lo prendete il wildback, ve lo legate e vi massacrate, perché non ha senso. Però piano piano può andare bene. Io all'inizio consiglio che lo leghiate così. Perciò, Ecco, per cosa sta? perché questo? hai meno impatto. Ok, quindi per calciare Sì, dritto. sempre per dritto calciare per dritto. dritto. Ok. Cioè vai come fossero i sacchi di sabbia che si usavano un Però tempo. mi viene da dire una cosa. Fatto in questa maniera, magari come hai detto te, messo per orizzontale, non è l'impatto quello giusto da combattimento No, ora stiamo parlando di un altro argomento. del Il condizionamento. condizionamento. Certo. Il condizionamento deve essere strutturale. Io non devo solo pensare a come ti devo dare la tecnica, ora in quel momento devo pensare a fare le ossa forti, le giunture abituate, i muscoli abituati. Ad esempio anche i muscoli, io non consiglio sempre, per avere un condizionamento da resa, da tenuta, gli squat. No, ora fermate, io adoro gli squat, li facevo fino a 250 kg con il culo a terra e mi sono sistemato la schiena. E ho testimoni, sentite, quello spara sempre minchiate, io minchiate non ho bisogno di dirvele. Però poi cosa mi serve a me? A me serve il contrazione e rilascio. Contrazione e rilascio, sentiamoci qua che magari non lo vedono, che significa che quando lui tira, qua c'è una contrazione, ma nel momento della contrazione già ci deve essere il rilascio dopo il tocco, perché devo entrare io, giusto? Perciò io qua devo essere uno squat da 200 kg, qua devo essere veloce. Gli esercizi che ad esempio io consiglio per questo sono questi, ad esempio, Ok. con il Rasta Power e il top, perché vado a Con lavorare. Centurion hai praticamente tutto il Sì. carico esattamente Dove là deve ti serve. essere. Minchia, l'ho provato l'altro giorno in palestra. Ho provato anche solo tipo a fare quel lavoro. Quello è bellissimo, a fare questo quel ti fa lavoro le gambe d'acciaio. tipo la Macarena Sì, con sì, il... sì, questo La è cosa qua. difficile, sai qual è? Che dici un conto, cioè avessi un peso stabile, no? 20 kg stabili, è un conto. È facile, cioè ce la quasi. fai. Però così che ti sballottola da una parte all'altra, cioè vedi, già tipo mi viene ad Ma andare tutto indietro. quello poi ti dà struttura. Vero, La cavolo. struttura nel combattimento che cos'hai?
che quando io sono di fronte all'avversario e mi muovo, non perdo struttura. Chiaro. Perché se io qua in questo momento perdo struttura e tu mi tocchi, Chiaro. io vado indietro. Per un calcio, per qualsiasi cosa. Invece se sei sempre in struttura, ti muovi, schivi, entri, però fai un lavoro potente. Ho una gamba che regge qualunque carico, ma non la sto contraendo, se notate. Se lui ora tira forte. Posso? Vai, Sì, sicuro. vai, tranquillo. Senpai. Non mi fare male, per piacere. Perché non la sto mettendo dritta, ragazzi, Ok. non si vede dal... Sì, poi non è dritta la gamba. Vai. In questo momento, vai. Già la gamba è pronta per partire. per calciare, certo. Perciò io non sto... Se fossi stato rigido, sei lì che... Non ho questa Neanche contrazione certo. tesa. Certo. Tanti cosa fanno? Quando cominciano a prendere colpi, ora piano piano perché faccio un errore classico, addrizzano la gamba, vedono il colpo e la girano così. Quello è per la paura però della... Pericolosissimo, non lo fate mai. Allora, A me è capitato qualche volta e ti parte proprio il... oltre che ti proprio il parte lì, piede. ma se trovi quello cattivo, fai questo e gira. Appena è rotto il polpaccio è finita. E ho visto in qualche gara. Porca miseria. Soprattutto i giapponesi oggi tirano le polpacce, lavorano sui Sì, polpacci. la paura, quella è una cosa psicologica. Allora li devi proteggere. Come li proteggo avendo gambe forti, tibie forti, allora proteggo le parti più deboli. Perciò quando andiamo ad allenare il quadricipite, l'interno, lavorate su discorsi di rotazione, spinte corte, movimenti, gestioni. E poi il condizionamento fatto bene. Anche questo lo appendete in due, lo lanci, bam, lo lanci, bam, lo lanci, bam, e torni qua, bam, bam, bam. Non vi fa male, vi fa male. Fa male. Ma Sai sai quello... bloccare quando arriva, quello è bello. Vedi, fai così e... Ah, Per quello fanno male i Vegetamakwashi, perché quando mi arrivi davanti io te lo tiro. mamma mia. No, per me è ancora troppo presto. Magari in un futuro prossimo mi preparerò, senpai, mi farai un programma di condizionamento. Sì. Prossimamente abbiamo intenzione di fare per tutti quelli che poi ce lo chiedono, quindi tanti che scriveranno a te, scriveranno sicuramente anche a me. Erwin, ma fai parlare il senpai Luigi, un programma di condizionamento arriverà e lo faremo una cosa mai vista. Farò una cosa anche insieme al doc Trapani che ci spiegherà in maniera scientifica, con la forza bruta e con la forza della scienza, come funziona effettivamente un condizionamento completo. Dobbiamo sempre E ricordarci. userete come cavi a me. Sì, facciamo... Dovete far diventare me. Operiamo! Mi mettete l'adamantio come Wolverine. Dobbiamo fare una cosa che se lui riuscirà a trovare la soluzione me lo tengo qua 6 mesi e poi dopo 6 mesi girerà tutti e 12 a sfidare tutti. Si preparerà con me, Alessio Saccara, Claudio Bali, Luigi Busà, Fumarola, senpai Bruno, senpai Simona. Cioè esce da qua che gli potete sparare a distanza. Indovina chi sono i primi sulla lista? No. Stavo scherzando, non sfidiamo a nessuno noi, e le sfide si fanno nei tornei e tutto, perciò chiaro, stiamo giocando. Si fa per divertirsi. No, ma c'è tanta gente che piglia Che la prende sul serio, sì. minchia, a me mi Ma dispiace. ecco perché questi qua devono stare fuori. Tanti video li metto per abbonati proprio per quello. No, Non a me solo per dispiace loro. che passa sta cosa, cavolo. Io non ci ho mai avuta veramente, ma tutta la gente di cui mi circondo, io queste stronzate le sento solo da, vabbè, devo dire la verità, saranno 10 su 1 milione, non è che sono tanti. Però perciò. c'è nella mentalità, io ne ho parlato, non mi ricordo, col senpai Bruno forse abbiamo parlato di questo, no? La disciplina suprema, no? Quella Allora, che magari... lo sai da dove parte tutto? Ti ricordi quando da bambino C'è, è più però. forte il gorilla o il leone? Esatto. Quindi, vedi, ce Minchiate dei bambini. però ce l'abbia la curiosità. Sì, ce ma dei l'abbiamo bambini, tutti. ormai abbiamo 50 Ma anni. io ancora oggi vorrei vedere il gorilla e il leone! un cazzo di gorilla, vedere come combatte contro un leone. No, io no. Ma perché no? È divertente. Cioè ti fa capire, studiare determinate cose, dici guarda quello con le braccia che Ora ha capito bloccato- perché non finirà mai sta minchiata. Ora lo sapemmo. Sì, però- Allora vediamo l'anaconda contro il coccodrillo. E il coccodrillo come fa? Scusa, perché cosa stiamo facendo con gli Airwingers adesso, senpai? Gli Airwingers Stiamo mettendo saranno uno con quello, contro con l'altro quello. per finire a battaglia Royal mondiale. Rumble.
Porca puttana, a posto siamo. Boh, Non devo dire più parolacce perché siccome mi seguono dei bambini e giustamente un papà mi fa io ti adoro e non me lo merito. Mi fa però c'ho mia figlia che va dicendo minchia in giro. Non lo dite bambini, per cortesia, sono io che sbaglio. Siate educati, che è la cosa più bella del mondo. Io non lo dico per maleducazione, però sono un po' volgare. Cioè crescerà una nuova generazione, ragazzi, su internet, per tutti i ragazzini che stanno guardando YouTube, una nuova generazione che imparerà, le prime parole saranno devo rompere. Quello va bene. Secondo me. Però sempre con Non ci sarà rispetto, più educazione. mamma, papà. Spirito forte. Spirito forte. Spirito forte. Boh, senpai, al prossimo allenamento. Oh, Hajime. Nel prossimo episodio vedremo un allenamento speciale di Daniele Scatizzi all'Iron Dojo, insieme a Senpai Luigi. Si metterà alla prova con l'attrezzo inventato del Senpai e tenterà un esercizio durissimo, alzando più di 20 trecce in una volta sola e stabilendo un nuovo record ufficiale all'interno dell'Iron Dojo. Non perdetevelo perché sarà pazzesco.